nocino quest'oggi per una nuovissima ricetta, una delle mie preferite, è uno dei liquori che amo in assoluto di più. Cioè, io bevo molto secco, quindi grappa, whisky, mi piacciono più i liquori secchi, ma tra i liquori dolci questo in assoluto è il mio preferito. E la mia ricetta, così come la faccio io, credetemi, impazziscono tutti i parenti. Infatti spesso e volentieri fanno incetta delle mie bottiglie di nocino o nocillo, come dicono a Napoli. Questa è una ricetta la più semplice in assoluto, una novità, perché si discosta un po' da quella tradizionale e dopo vedrete perché. Gli ingredienti sono semplicissimi e tutti ovviamente di origine biologica, tranne l'alcol, che è difficile da trovare l'alcol biologico. Per il resto ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Nocino, come dicevamo, dolce della tradizione partenopea e tradizione modenese. Non so perché in queste due città si è sviluppato di più. Qualcuno lo chiama nocillo, qualcuno nocino. Io lo chiamo nocino. È un liquore di noci molto digestivo, ma anche in Puglia si fa il nocino, che ad Altamura, ad esempio nella zona delle Murge, viene chiamato Padre Peppe. Famoso liquore Padre Peppe di un'antica ricetta tramandata dai frati. Quindi per farlo in casa è un liquore veramente, ci vuole molta pazienza, perché ci vogliono circa 5-6 mesi per realizzarlo. Si realizza diciamo tra giugno-luglio e si potrà bere a Natale. Quindi ci vuole tanta pazienza, ma vi assicuro che il risultato è unico, straordinario, eccezionale, ed è un liquore che si presta a lunga conservazione. Ho bevuto nocini prodotti dalle mie zie degli anni 70, pensate un po', perché ha un grosso tenore alcolico e quindi il tenore alcolico serve appunto a far conservare in maniera adeguata il nostro liquore. Allora, prima di ogni altra cosa vi dico questo: dovete procurarvi questi, e vi spiego anche perché dal mallo delle noci si producono anche dei coloranti, si producevano dei coloranti, il color nero, quindi anticamente si utilizzava per colorare, e quindi onde evitare di colorarvi tutte le mani vi chiedo di indossare i guanti. Sembro Chef Ruffi con questi guanti blu, però chi se ne frega, meglio i guanti blu piuttosto che le mani nere, anche perché al lavoro mi caccerebbero a pedate se vado con le mani nere. Allora, quindi vi dico gli ingredienti, segnate, prendete carta e penna e segnatevi. Abbiamo all'incirca 40 noci, 44, chi ne vuole 48. La tradizione è per ogni litro di alcol sono più o meno 24 noci raccolte la notte di San Giovanni. È ovvio che latitudine e longitudine se vai in alta montagna, io le ho prese, sono biologiche, in alta montagna e non sono ancora mature, quindi il guscio non si è formato del tutto all'interno e quindi sono ancora buone, e le ho raccolte a luglio, quindi non c'è problema a sforare qualche giorno, però la tradizione vuole che vengano raccolte la notte di San Giovanni. Bando alle ciance, io per 1,5 litri di alcol più o meno ho una quarantina di noci, noce più, noce meno, non succede niente. Poi abbiamo la scorza di un limone, ovviamente biologico. Poi abbiamo in successione cannella, noce moscata, cannella in polvere, noce moscata in polvere, e abbiamo qui 12 chiodi di garofano, importantissimi. 1,5 litri di alcol denatura, questo qui lo trovate insomma in quasi tutti i negozi. E poi abbiamo all'incirca 800 grammi di zucchero. Adesso partiamo con la realizzazione della nostra ricetta. Allora, abbiamo bisogno di un barattolo a chiusura ermetica come questo, potete vedere, e quindi iniziamo a rompere le noci con un coltello e i guanti. Mi raccomando, utilizzate un tagliere vecchio perché veramente vi
vi potrà rovinare tutto il colore scuro. Quindi andiamo così, saranno un po' duretti, ovviamente ne abbiamo raccolti a luglio, a giugno sono proprio perfetti. Le spacchiamo in 4 e le andiamo a mettere tutte in questo barattolo. Ovviamente le noci sono state lavate. Ingrediente importantissimo che ho dimenticato di dirvi sono 300 ml di acqua. Perfetto. Quindi continuiamo a spaccare le nostre noci, non vi preoccupate, non vi arrendete se non si spaccano, basta spezzettarle così e le andiamo a mettere tutte nel nostro barattolo. Adesso vi accelererò il video per non tediarvi troppo. Allora, abbiamo tagliato tutte le nostre noci con molta fatica, però ce l'abbiamo fatta. Adesso cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere lo zucchero alle nostre noci. Questo è il metodo più semplice in assoluto per fare il nocino, perché è già pronto, quindi dobbiamo solo lasciare il tempo che agisca. Quindi lo facciamo a fine giugno, inizio luglio, è pronto per Natale. A Natale lo si filtrerà e sarà pronto, buono come sempre. Quindi aggiungiamo lo zucchero alle nostre noci senza fare sciroppi, senza fare niente, basterà aggiungere lo zucchero alle nostre noci. Anche lo zucchero ovviamente è biologico, zucchero di barbabietola biologico. Potete utilizzare anche lo zucchero di canna, però io preferisco non discostarmi troppo dalla tradizione e quindi utilizzo questo. In seconda battuta andremo ad inserire la scorza di un limone senza troppo prendere la parte bianca. Quindi uno. Gli oli essenziali e il limone, immaginate, aiutano ancora, coadiuvati dagli oli essenziali del mallo di noce, aiuteranno ancora di più la nostra digestione, il nostro stomaco. Quindi andiamo a mettere la nostra scorza di un limone biologico, che è profumino, dopodiché vanno i chiodi di garofano, la noce moscata, la cannella. Io ho utilizzato cannella in polvere, ma se avete una stecca di cannella aggiungetela. Non esagerate con le spezie perché potrebbero rovinare, insomma, coprire il sapore della noce. Adesso aggiungiamo l'alcol, il nostro 1,5 litri di alcol. Ecco qua, ben benino tutto. Vedete, qui si creerà proprio la macerazione all'interno con già tutti gli ingredienti. Quindi una volta filtrato sarà già pronto per essere bevuto senza fare sciroppi. È la ricetta più semplice in assoluto che ho potuto dedicarvi, così per gli amici che non sono molto pratici sarà una ricetta meravigliosa. Andiamo a dare una bella rimestata. Ecco qua, è l'alcol stesso che farà sciogliere lo zucchero. E adesso aggiungiamo i nostri 300 ml di acqua. Eccolo qua, ed è già praticamente pronto. Ora chiudete il nostro barattolo ermeticamente e tutti i giorni lo andremo a rimestare in questa maniera qui per far sciogliere lo zucchero. Quindi un giorno sì, un giorno no. Lo conservate quindi
almeno 5 mesi e mezzo al buio, non deve essere alla luce del sole, non deve essere esposto alla luce del sole, al buio per 5 mesi e mezzo, poiché andrete a filtrare il nocino e lo imbottiglierete e sarà già pronto per bere. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube di Vino di Vino. Se siete arrivati fino a questo punto della ricetta, per cortesia mettete nei commenti nocino, così saprò che in tanti mi seguite fino alla fine delle mie ricette. Ciao amici di Vino di Vino, vi auguro una splendida estate, ci vediamo, ciao! Eccolo qua il nostro nocino nero come la pece. Adesso siamo pronti per imbottigliarlo. Sono trascorsi 5 mesi, lo imbottigliamo, lo lasciamo riposare, lo berremo a Natale. Ciao amici, volevo farvi solo vedere che è realmente uscito il nocino. Eccolo qua.